L'uomo appartiene alla natura, è simile alla natura, c'è una realtà che associa il nostro corpo al corpo del marmo, dove ci sono le vene, al corpo degli alberi, e si diventa parte in fondo di un insieme dell'universo. Is really this connection to the environment that for us here at the Serpentine, ecology is very important, and his work very much encourages us to be in communion with the environment. It's not about the separation. We see this here in the exhibition. The idea for the title, Thoughts in the Roots, came from Giuseppe himself. And when we were selecting the works for this exhibition, we really were interested in exploring the relationship between human and natural materials. Giuseppe is often encouraging us to see the interconnectedness between natural beings and human forms. I encountered Giuseppe's work when I was at school. I was like 18 or 19, and we were in Italy, and I found in a bookstore his amazing artist book. I then made a studio visit with him in Torino, and that must have been around 1988. So the earliest piece we have in the show is from 1969, and then we have works up until the present day, and some new pieces that he made specifically for us here at Serpentine. And what we tried to do with this exhibition is bring together works across the various chapters of his career. So seeing the different experiments that he's made with works on paper, with drawings, with photographs, with sculptures, with installations, to sort of show the multiplicity of his practice, but also the kind of deep connection and deep observation that he's explored in the natural world. Forse l'opera più significativa si trova in questa stanza dove stiamo parlando. Io ho ricoperto i muri della sala con delle gabbie che contengono delle foglie di alloro. Sono circa 400 gabbie. Le foglie assorbono il rumore, quindi c'è una situazione di relativo silenzio quando si entra in questo spazio e diventa quasi uno spazio di meditazione su un elemento molto semplice che è quello del respiro. Quando si entra c'è il profumo dell'alloro che è mescolato all'aria, introduciamo nel nostro corpo, e questa evidenzia questa azione del respirare, che è un'azione che io considero di scultura, che accompagna la nostra vita dal primo vagito fino all'ultimo respiro. Quindi c'è una riflessione sull'idea della scultura che non è soltanto un elemento solido, fisico, ma è un qualcosa di fluido e non sempre visibile, come la forma del respiro che immettiamo nell'aria circostante ad ogni parola e ad ogni respiro, appunto. Sì, gli alberi libro sono dei travi nel quale io ho scoperto all'interno del trave la forma dell'albero che era racchiusa dagli anelli di crescita. Li chiamo alberi libro perché sono lavorati come un libro che si apre. Nel legno, nella struttura dell'albero c'è una parte del legno che è il libro, quindi c'è una vicinanza tra la parola libro e la materia dell'albero. Probabilmente nasce dall'uso che si faceva di alcune parti dell'albero per scrivere. I mean, normally it would be the sculptor who creates the sculpture, but in this case it's actually the tree who creates the sculpture. The tree is the sculptor. Sono posti di fronte, cosa che non avevo mai fatto prima, di fronte alla parete con le foglie di alloro, e quindi sono integrati con un elemento che apparteneva alla loro vita, alle foglie che sicuramente crescevano sui loro rami. Giuseppe works a lot with natural materials. In the East Gallery, the Verde del Bosco series, Giuseppe has worked with kind of rubbings of making these marks on canvas directly with the pigments that come from plants. Quindi con un'azione di frottage e con i colori del bosco ho reso visibile il paesaggio. Per questa ragione il titolo dell'opera è Verde del Bosco, perché è un verde che è reso attraverso le foglie del bosco stesso.
We have a work called Pressione, which translates as pressure, and this is a charcoal drawing that encompasses the whole wall of the West Gallery. Pressione è semplicemente un'impronta della pelle di una parte del corpo ingrandita e proiettata sul muro e ridisegnata. Quindi il gesto di una pressione esercitata da un dito diventa la pressione esercitata da tutto il corpo. Obviously, this is done by a human hand, but the marks themselves also look as if they could be sort of done by branches. And it's this idea of the kind of gestures and the imprints and the marks. Ho pensato di esporre quest'opera perché collega direttamente l'intrico del tessuto della pelle, dei peli, all'idea del vegetale e a quello che si può vedere nelle ramificazioni degli alberi e del fogliame. A very small piece, but I'm also very excited about it, I wanted to mention, which is a piece actually we discovered when we visited Giuseppe in his studio in Torino. We spent a lot of time with him preparing this exhibition, and all of a sudden he showed us some old pieces in cardboard boxes, and there were some stamps. And we realized that it was an early conceptual piece from 1969 where he had counted the number of days he, as a young artist, was on this planet then. And in 1969 he was on planet Earth 8,046 days. And we basically discussed with him how amazing it would be to kind of update this piece for the day of the opening. And he told us that the day of the opening he will have been so far 28,490 days on planet Earth. So we have these two stamps as part of the exhibition. It was very important for us that the gallery sort of remains open and that there's many kind of access points of observing the work. So on both sides of the gallery, in the east and west wings, visitors in the park can actually see the works through the windows before having to physically enter the gallery and trying to blur the boundaries between where one can experience his work. Le opere sono state scelte nell'arco degli anni della mia attività in funzione un po' di quest'idea e per creare all'interno della galleria uno spazio di riflessione sulla natura che è all'esterno e all'esterno delle opere che sono una riflessione sulla natura e sugli elementi che compongono il parco. We always felt that it's important to go outside the gallery as something we believe in, and which has to do also with our idea that to do art for all and to basically make art accessible also for people who don't visit a museum. And I think if you think of the trees, for instance, you know, visitors are looking at those and wondering, are they real trees? Are they sculptures? Io all'esterno ho installato delle sculture che sono la rappresentazione di alberi e c'è una scultura che è un albero folgorato, un albero colpito da un fulmine che io ho fuso in bronzo e la parte dell'albero toccata dal fulmine è stata coperta di foglie d'oro. C'è un secondo lavoro dove ci sono due alberi in bronzo che sostengono nei punti dove ci sono le biforcazioni dei rami dei pesi che sono creati da delle pietre a indicare la forza di elevazione che ha la luce, che riesce a sollevare la terra di pesi enormi, e quindi un contrasto tra la luce come forza vitale e la forza di gravità come opposto. L'idea della verticalità e dell'elevazione è una riflessione che si è obbligati a fare se si vuole realizzare un'opera scultorea. Giuseppe very beautifully arranged a number of rocks around the sculptures, around the trees where people can spend time. People have picnics. I saw people having picnics. I saw people sunbathing. E questo aumentano il peso delle pietre. When thinking about this exhibition, we really wanted to introduce Giuseppe's work to a larger audience that may not have been exposed to his work before, but also expose the sort of universal themes
that are present here. And so I think it's also an encouragement for us to sort of slow down and to also remember the kind of interconnectedness between all of us, between humans, between the vegetal world, and also the kind of power that art has to kind of force one to slow down and to look at things differently. Io spero che questo possa in qualche modo aiutarle a entrare meglio nello spirito del luogo e osservare magari con più attenzione, con un occhio diverso, la realtà che li circonda.